Poco più di 30 anni fa, era l'estate del 1983, decisi di trascorrere una parte delle mie vacanze scolastiche nella redazione di un giornale che oggi non c'è più, era il giornale L'Ora, e la sua sede in piazzetta Napoli era ai margini di quella che con qualche superbia la città chiamava la City finanziaria. In realtà era il luogo in cui avevano sede le banche, che erano davvero padrone della nostra economia. In quella redazione ho conosciuto molte persone interessanti e ho conosciuto meglio il mestiere che sognavo da fare sin da piccolo. Ho continuato a scrivere con una piccola interruzione anche durante l'università nel 1986, perché cominciai a frequentare la scuola di teatro diretta da Michele Perriera, che era stato anche lui un giornalista del giornale L'Ora, prima di essere un autore, un giornalista, uno scrittore, un intellettuale straordinario, del quale sentiamo la mancanza. E anche lì ho conosciuto tante persone, è stato un modo per andare via dalla Sicilia col pensiero, anche restando in Sicilia. Ho continuato a scrivere, mi sono allontanato spesso da Palermo, ho lavorato anche altrove e nel 99 ho cominciato a lavorare per la RAI. Poi la scrittura è diventata sempre più importante. Nel 2006 ho pubblicato il mio primo romanzo, Lorenzo il commissario, pubblicato da Sellerio, e in quel romanzo, quasi per caso, per una sorta di intuizione, ho intrecciato alla storia di fiction, al thriller, il diario quasi autentico della prigionia di mio nonno in Libia durante la seconda guerra mondiale, che era stata costellata da tanti episodi di violenza e anche di generosità. E per la prima volta è comparsa l'Africa, è comparsa la Libia e la violenza che da molti anni accompagna quel paese, che oggi torna di attualità. Da quel momento poi ho pubblicato tante altre cose con due costanti: da una parte l'impegno sociale in tanti modi per l'ambiente, per le migrazioni, dall'altra parte l'attenzione a diverse modalità di scrittura, come fosse un lavoro di ricerca. Mi sono occupato poi anche di quel che gli americani chiamano narrative journalism, cioè del racconto della realtà con un linguaggio differente, meno contabile, più attento alla letteratura e alla multiculturalità. Adesso ho pubblicato Lampedusa, che è una sorta di reportage, però con le modalità del narrative journalism e con una serie di riferimenti letterari, ed è un modo per raccontare quel fenomeno che sta modificando radicalmente la nostra vita quotidiana, con un impatto fortissimo di un processo che non si ferma, che non è occasionale, che porterà nel 2050 in Europa 150 milioni di non europei, che farà del nostro mondo quel che già molto tempo fa era stato, cioè un luogo vivo di multiculturalità, di tanti linguaggi differenti. La Sicilia lo è stata fino alla fine del 400, poi la decisione di imporre una religione, di cancellare tutte le altre, di imporre una lingua, di cancellare tutte le altre, il silenzio, il buio, il grigiore trasformano la Sicilia in un luogo di condiscendenza e anche di violenza. La mafia nasce proprio in quel momento, con il passaggio da tante ad una sola cultura, e questa grande opportunità che è offerta alle migrazioni costituisce una sorta di rinascimento, non ideale ma concreto, per la Sicilia. Ecco, io continuo a scrivere, cerco in qualche modo di raccontare meglio quel che vedo, con attenzione alla memoria, ai diversi linguaggi, e penso che questo rapporto tra la letteratura e il narrative journalism, anche con la possibilità di altri linguaggi, ho scritto per il teatro e per il cinema, continuerà.